Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Like a Dragon Infinite Wealth. Il ninja non sta bene. Comunque, prima di iniziare, ricordiamo che ci hanno dato una chiave del gioco in omaggio e subito dopo che abbiamo finito la puntata precedente ci ha chiamato, proprio come ho premuto stop recording, ci ha chiamato Asakura e ci ha detto di ritornare da lui. Quindi ora torniamo. È una sfiga incredibile, ragazzi. E lo andiamo a mazzolare un'altra volta. Allora, cerchiamo di evitare questi. Guardiamo col tizio qua. Quale parte di non mi interessa non capisci? Perché tanta freddezza? Volevo solo parlare di affari. Tutto qui. Sì, nulla di serio. Il fatto è che tutta la comunità MMA sta cercando di capire il motivo per cui ti trovi all'estero. Vengono dal Giappone. Il mio futuro mi dice che c'è in ballo qualcosa di losco. Lo scontro finale è stavolta per davvero. Perché questa è la quarta volta che lo picchiamo a questo. Vedi, anche noi facciamo video di combattimenti. Non da molto, ma gli abbonati stanno salendo a vista d'occhio. Mai sentito di Yoshi Channel? Yoshi non era quello là di Super Mario. Io sono Yoshida, da cui il nome del canale. E questo è Sasaki. Però è un altro Sasaki. Quello laggiù invece è Takuma, però è sempre un altro Takuma. Comunque sia, ci stavamo chiedendo cosa fare per aumentare la nostra visibilità e tirar su un po' di soldini da bravi influencer. E poi l'illuminazione. Perché non fare una collaborazione con Asakura? Sei sempre in cerca di sfidanti, no? Abbiamo anche preparato un po' di idee. Contro chi combatte Asakura alle Hawaii? Non ci crederete. Oppure, Asakura manda un tizio in coma con questo trucchetto. O ancora, Yoshi salva Sakura all'ultimo momento. Quella roba diventerà virale solo per il nome. Ma ci penseremo più tardi. Per ora ci limiteremo a fare qualche ripresa di te che spacchi i culi. Quanto al bersaglio, beh, pagheremo qualche barbone. Diremo loro che ci andremo piano, non hanno idea delle bastonate che prenderanno. La vogliono imbrogliare. E se in qualche modo avranno la meglio, taglieremo le parti che non vogliamo far vedere. Ti faremo sembrare invincibile. Come se mi importasse qualcosa. A me interessano solo scontri autentici, due ossi duri che se la danno di santa ragione. Quindi non lui, altri due. L'MMA consiste nel superare i propri limiti. Se facessi solo spettacolo non migliorerei mai. Ecco perché d'ora in poi combatterò solo se si tratta di una sfida. What? Yeah. Perché non te ne sei accorto? Perché? Non te ne sei accorto? Prendi il tuo ultimo video, per esempio. È guardabile, ma nulla che catturi davvero l'attenzione. Solo due tizi che combattono lealmente. A chi può mai interessare? Forse perché abbiamo shottato. La gente vuole vedere degli idioti che vengono polverizzati, un bel pestaggio, un video con un titolo accattivante e sei subito di tendenza. È facile. E per quanto riguarda la divisione dei proventi, beh... Ehi, cosa? Lo dirò per l'ultima volta, ho chiuso con queste stronzate. E ora smammate. Ma forse lo vogliono picchiare. Volevamo solo renderti una star. Ok, faremo a modo tuo. In che senso? Hey. Forse non lo picchiamo. Questi tizi ti creano problemi? No? Sono nullità. Maschi beta che cercano di fare gli alfa. Comunque, oggi c'è la nostra battaglia finale, no? Suppongo tu sia diventato ancora più forte. Questo qua non finisce, ragazzi, la storia secondaria. Ok. Perché dopo dobbiamo andare a picchiare pure quelli che hanno assunto qualcun altro che secondo loro è forte. Questo non ti preoccupa, vero? Ti vedo bello impaziente di iniziare. Immagino di sì. Diamoci dentro. Voglio un combattimento all'altezza. Non si torna più indietro. Pronto? Pronto, pronto. Vai che dobbiamo andare avanti con la storia. Diamo tutto noi stessi. Now show me what you got. The battle is on. Let's get it done. Come l'abbiamo fatto l'altra volta con mischia spietata. Mischia spietata. Vediamo se... Oh, Sotto non è morto direttamente. E non si è manco preso il debuff. No, se l'è preso. Si è abbassata la difesa. Quello là... Non mi ricordo che cosa significa quel simbolo. Dobbiamo fare una presa. Riusciamo a fare una presa? Ce l'abbiamo una presa? Mischia spietata è una presa, vedi?
Sei morto, bello. That's how you do it. Win to be proud of. Ok, 6.000 dollari. Ma manco il fastidio. Sei persino più forte dell'ultima volta. Infatti ci abbiamo messo 2 colpi invece di 1 questa volta. Come ci riesci? Potrei dirti lo stesso, nell'ultimo round ero convinto di poterti battere, maledizione. Ma allo stesso tempo non mi sono mai sentito più vivo. Grazie Ichiban, per tutto quanto. Grazie a te. No, ma sono sicuramente gli altri tizi. Penso che avrei vinto se fossi riuscito a piazzare quel pugno. Inutile lamentarsi ora, e che tu vinca o perda, resti un combattente incredibile. Ho imparato molto da te. Cosa abbiamo imparato? Persino un paio delle tue mosse migliori, in effetti. Facci piano, così non è tipo violazione del copyright. Pure quest'altro. Sei tu quello che registra senza permesso la gente che combatte. Potrei dirti la stessa cosa. Touché, è stata una vittoria per entrambi, allora. In realtà abbiamo vinto noi, tu hai perso. Cosa volevano i tizi di prima? Erano solo degli streamer da 4 soldi che volevano collaborare con me. Hanno visto che i miei scontri con te sono entrati in tendenza e così volevano saltare sul carro del vincitore. E hai rifiutato cosa? Certo che ho rifiutato. Quelli farebbero di tutto per i click, puntano solo al sensazionalismo, decisamente lontano dai miei obiettivi. Il mio intento è mostrare quanto possa essere emozionante un vero combattimento, una gioia per chiunque apprezzi. Ok, va bene, non abbiamo capito, ho i palloni gonfiati. Se sapessi come curare i miei contenuti, i fan non mi degnerebbero di uno sguardo. Mica è facile autoprodursi, sai? Wow. Molto difficile. Ho capito che fino a poco tempo fa non era così diverso da loro. Trattavi i combattimenti come un hobby qualsiasi, ma questo pesta la gente. Davo fiato alla bocca solo per attirare attenzione, menavo gli avversari più deboli. Ho rivissuto un déjà vu da far accapponare la pelle. Ma ora sei cambiato, no? Beh, a menare quelli più forti di te. Ok, ora sono molto più simile a chi voglio essere davvero. E lo devo a te. Mi aiutare a prendere molto più sul serio il mio talento e il mio sogno. Ma che farà adesso il nostro ministro? Questo qua diventa un bestamico, ragazzi. Si allena alle Hawaii e poi torna in Giappone. E quando torna in Giappone lo dobbiamo chiamare. E ci andiamo a mangiare un panino. Perfetto. No, ma o continua o diventa un pestamico. Continua. Si crede tanto figo. È cambiato da quando ha lasciato il Giappone. Il suo sguardo era micidiale. Se si mostrasse anche solo in uno dei nostri video, saremmo a posto per tutta la vita, addirittura. Basterà passare piano B. Ma Tatana Channel non lo può chiamare. Ho bisogno che qualcuno si prenda cura di un tizio. Forse lo fanno pestare. Ah, lo pagano pure. Hanno chiamato il servizio. Loro hanno chiamato il servizio di pestamici. Aspetta e vedrai, Asakura. Presto la tua popolarità schizzerà le stelle. Anche se non nel modo in cui avevi immaginato. Hai capito, quindi continua. Hai appreso combo KO. Ma veramente. Infligge danno a un nemico aumentandoli se è affetto da un malus su una statistica. Forza. Però deve essere affetto da un malus su una statistica. Scusate, chissà se c'entra pure per esempio difesa. Sì. Combo KO, dobbiamo provare. Ok. Andiamo avanti. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al revolve bar e dobbiamo andare avanti nella storia principale. Però qua, ragazzi, le cose del tizio non ci stanno. Una cosa che potremmo fare è andare all'officina di Giuni. Perché non ci fa teletrasportare? Però c'è sempre il problema delle gambe. Vediamo un attimo.
Basta fare così. Allora, se facciamo squadra e facciamo lavori e vediamo questo che può fare. Può fare start d'azione, tecniche, no, acquanauta. Sono tutte tecniche, però c'è pure su come usa. Desperado. Questo ci vuole 40 e line breaker e samurai ci vuole 50. Però acquanauta secondo me è bello. Solo che fa pochi danni. Desperado fa più danni così. Star d'azione c'è un sacco di punti salute, no? E pirodanzatore non si può fare. Line breaker questo qua. Vediamo che danni possiamo fare. Che... What is it now? Acquanauta, ce l'abbiamo? Gli attacchi e gli effetti ridurre la resistenza al ghiaccio del nemico, aumenta i danni di attacco fisico a punti salute massimi. Questo pure sarebbe bello. Vediamo un attimo perché il gangster tiene questa cosa qua. Però ci manca la sciabola da gangster. Questi qua sono i lavori che si possono fare probabilmente a Tokyo. Governante, samurai, aumenta la durata della tirazione dei nemici. Questo qua ce l'abbiamo visto. No ragazzi, dobbiamo andare così, dobbiamo arrivare a 50. Ok, tutti quanti al bar. Andiamo da questa parte, prendiamo la valigetta. Oh, incredibile. Là pure c'è un'altra valigetta, però prendiamo lo street surfer che lo facciamo prima. Se vediamo un elite ci fermiamo. Ah, pure gli eroi ci fermiamo. Questo qua diventiamo amici per... Vieni al magazzino di il porto quando hai tempo. Ancora. Questo è quello che è successo ieri quando abbiamo finito la puntata. Aspetta, dove sta quella di Elo? Eccola qua. L'unica cosa è che probabilmente però il tizio ci dà... Sempre là dobbiamo andare. Sempre là. È probabile che ci dà un'altra tecnica. Andiamo a vedere un secondo, così finiamo pure la secondaria. Anzi, e poi visto che dobbiamo andare al revolve, possiamo utilizzare anche tutti i punti tecnica che abbiamo. Che è successo? Noi ci siamo visti. Che succede che Kasuga, colui che affronta il futuro, devi dirmelo tu, non vorrai mica un'altra rivincita, vero? Forse il messaggio non l'ha mandato lui, l'hanno mandato i tizi. Come falene attratte dalla luce. Adoro che siate così ottusi. Quegli sfigati che continuavano a tampinarmi per fare video idioti. Ora ho capito, questa è la loro idea di trappola. Ce n'hai messo di tempo, eh? Beh, è troppo tardi. Ci filmeremo mentre vi prendiamo a calcio nel culo. Vogliamo usare un pestamico? Usiamo un pestamico. Non starei facendo i conti senza l'oste. Mi dispiace, ma non avete alcuna possibilità. In condizioni normali no, ma abbiamo una soluzione che bilancerà le cose. Oh, quella c'ha una mazza come la nostra. Però questi saranno super scarsi. Tiri fuori l'arnese e all'improvviso ti senti un omone? Sventolarlo non ti renderà più grande di Asakura. Non si tratta di concorrenza, abbiamo solo bisogno di contenuti freschi da dare in pasto alle masse. La gente pretende violenza, pestaggi, accoltellamenti, esecuzioni. È questo che fa notizia. Ed è quello che capiterà a voi. Okay. Addirittura. Non sopravviverò. Colpo basso, ma infatti con la pistola. Come dici, siamo dilettanti? Non ti aspetterai mica che giochiamo secondo le regole.
specie quelle che impongono di non presentarsi armati alle scazzottate. L'unica cosa che conta qui è riprenderci mentre vi calpestiamo la faccia. Il resto verrà sistemato in sala montaggio, compresi i loro corpi contusi e spezzati. Quale modo migliore per dare il via alla nostra carriera di influencers? Ce la fai, Asakura? Ma forse combattiamo con lui. C'è da chiederlo? Ormai dovresti conoscerlo. Questo è lo spirito giusto. Sistemiamo questi idioti. Lo faremo diventare uno speciale di Asakura Channel. Ecco come io e Ichiban rimettiamo in riga degli idioti armati. Va bene, titolo migliore. Ecco come Asakura e il suo amico vengono picchiati a sangue. Preparatevi a soffrire. Forse non lo possiamo chiamare qua questo amico, però. E questi devono essere proprio debolissimi. Oh, guardate questo qua, $100.000. Eppure questo qua, $100.000. Questo non l'abbiamo mai chiamato, è vero? Abbiamo chiamato questi, mi sembra. Non mi ricordo, però anche se l'abbiamo fatto, chiamiamoli un'altra volta. Here's the one. Hey, you've reached pound me. Oh yeah, yes, thank you. Delivery. Yuki e Koyuki. Oh, good. A real customer. It's so good to see you. Oh, come on, stay a while. Let me get some glasses. And cheers! Cheers, you guys! One. May we please have an ashtray? 2. Cigarette? Oh! We could use some ice here. 3. Fever time! Ready, set, fever! More time! Thank you, treasure guest! Credo che l'avevamo già visto. Però è sempre bello rivederla, bellissima. Possiamo forse richiamare altri prestamici. Li chiamiamo, però chiamiamo quelli che costano di meno. Anzi no. In una battaglia ne possiamo chiamare solamente uno. Poi si devono chiamare questi col supplemento. Guarda, quello costa 1 milione. Ok. Non ci abbiamo PT. Siamo inguaiati. Dovevamo venire preparati. Ok. Acqua degli dei. Acqua degli dei. Però che mo abbiamo le mazzate perché ci attaccano tutti quanti. I'm not done with you. You're in it now. Let's get it done. Ragazzi, siete morti. That really all you got? Arriva il raggio Dondoko. Lo vediamo, rivediamolo. Go, go! Let's go! Vediamo pure quando. Questo è il livello 43. Vediamo quando. Forse però hanno la difesa bassa. Sono morti.
Ass kicking time. Ah, ci vuole il supplemento. Brace yourself. Get lost. Cazzo, non so. Ah no, uno è morto. Damn, that felt good. Ci siamo andati a perdere. Però forse quei Sujidex sono rari? No. Quelli sono quelli Sujidex, non sono Sugimon. Come abbiamo fatto a perdere? Non è ancora finita per noi, però. Faremo un documentario. Ecco come siamo stati arrestati alle Hawaii. Così saremo finalmente gli influencer. Non esistono influencer dietro le spalle, idioti. Così si imparano. Ok. Scusa se si è trascinato in questa faccenda. Figurati, stai bene? O questo andremo che l'hanno sparato. Questo è solo un graffetto. Ok? L'importante è che stai bene, sarebbe un peccato se influenzasse la tua carriera di lottatore. Tornerai in Giappone? Sì, e ricomincerò da zero con il mio allenamento. Devo ristabilirmi come combattente e content creator. Sono settori in cui solo i tenaci sopravvivono. E la gente pretende una Suka tenace. Asakura tenace. Un modello da seguire. Vabbè. Continuo a migliorare. E voglio continuare a darci dentro e combattere solo con lottatori, va bene. Sempre gli stessi, dice sempre le stesse cose, ragazzi. Hai in mente qualcuno? Un campione mondiale di box ancora imbattuto. E chi è? Oh. Se un giorno ci riesco, spero che sarai lì a vedermi. In caso contrario, fa niente, perché tanto trasmetterò tutto in live. E questo è per avermi sempre sostenuto. Forse c'è un'altra tecnica. Paradenti dell'attaccabile. Questo potrebbe essere buono. Ok, è stato bello, sì, è stato bello. La cosa è reciproca, ci vediamo. Non mi chiamare fra 2 minuti, però. Come prima. Mi sono ricordato di un'altra cosa importante. Metti un like e iscriviti al mio canale, se non l'hai già fatto. Mi sembra giusto. A presto. Però si impegna, dai. Asakura, un uomo che combatte perché tutto il mondo ne sia testimone, uno stile di vita davvero particolare. Forse sono i tipi come lui a creare un futuro migliore per tutti i combattenti, per aiutarci a distinguerci dai meri teppisti. Però, come diamine ci si iscrive al suo canale? No, questo è un mistero. È un pestamico. Ah, ma possiamo mai spendere 1 milione per questo, per quello pestamico? Però dobbiamo vedere che fa. La prima volta vale $100.000. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare equipaggiamento. Cintura nera è buonissimo. Questo qua da 30 di attacco, però. Il 30 di attacco è meno del 10% di attacco. Ci ho dato il paradenti dell'attaccabrighe. Vediamo un secondo. Paradenti dell'attaccabrighe. Riduce notevolmente in costo pitti delle tecniche. Perché ragazzi, notevolmente, vediamo un attimo adesso le tecniche di Ichiban, quanto costa? Dove sta? Il raggio d'Ondoku invece di 100 ma costa 80. Questo è notevolmente, riduce del 20%. E quello là invece i danni li facciamo meno del 10% in meno. Ok, e adesso è arrivato il momento, uccidiamo a questi, va. Annientamento. Potrebbero fare che se facciamo annientamento ci danno direttamente il Sugimon. Oh, ho imparato un'altra nuova tecnica. Come si chiama? Citose. Andiamo al revolver.
Vediamo un attimo come si chiama pure. Questo è il capitolo 13, terra promessa, però riposati al revolver, non ci dà il nome della quest. Ci riposiamo? Che è successo? Riposiamoci. Aspetta, andiamo un attimo in bagno, vediamo. Sì. Questo qua ha fatto il respawn. Può essere che il respawn lo fanno, anzi è quasi sicuro, a ogni capitolo. Aspetta un secondo. Come ce ne arriviamo là? C'è un'altra entrata nel bar. I feel excellent. C'è un'altra entrata, ragazzi. How could that be? Perhaps we should. Should I open it? Cassaforte gialla. Ma dai. Got it. Un oggetto per la difesa personale da tenere addosso, per esempio in un taschino. Okay. Ma possibile che dall'inizio del gioco non ce ne siamo accorti? Incredibile. Mamma che scarsismo. Perché noi facciamo direttamente il giro da qua. Ok ragazzi. Salviamo? Salviamo. Comunque sono 72 ore che ci stiamo giocando, di cui 10 sono Dondoko Island. E ancora non abbiamo finito nemmeno tutte le quest, sicuramente. E ora meglio non mettere alla prova la pazienza di Yamai. Andiamo ai magazzini. Ah, aspetta, quello ci siamo riposati perché adesso penso che ha cambiato il modo. Ok. Non l'ha cambiato il modo. Ma che dobbiamo picchiare a questi? Se andiamo di corsa non li dobbiamo picchiare. Ma dopo, questi devono arrivare fin in Giappone. Bryce will know something's up by now. Let's get going. Boss, be careful out there. We'll be praying for your safe return. Keep your goddamn voices down and don't die before I'm back. Boss, good luck. Boss. Ichiban, I wish you well. Tommy? Are you serious? Why aren't you in the boat? Because this is my home. What am I doing going to Japan? Wait, isn't your father Japanese? You never wanted to see the homeland? I think about it sometimes, maybe, but it's still a foreign country. Don't think about that right now, okay? It's dangerous. We need you with us. Soprattutto abbiamo fatto l'arma buona. E la giacchetta pure. Tomizawa. Damn it! Stop thinking about things, Tomi! Oh, okay, okay. If you guys really insist, I've got no choice. Questo è il nostro terzo combattente migliore. It's obvious you just wanted to make us beg, you know. Admit it. The nervous homebody act is pretty cute. I'll stuff you in a suitcase next time.
E mo? Pretty far out here. Yeah, that's the idea. Hopefully we can reach the Japan Coast Guard unseen. I'd hold that thought. Cavalry's coming. Dwight. Lo dobbiamo picchiare un'altra volta. Stubborn bastard. Hit the brakes. You stay inside. Yamai, look after them. Better make it quick. We shouldn't linger. These are feeding grounds. Feeding grounds? My advice, stay clear of the water. I don't follow, but okay. Let's go. You weren't planning on leaving, were you? Not even a goodbye, Kasuga? Far as I'm concerned, you and I already said our goodbyes, and then some. Dwight, you dick. Where do you get off showing up here? Need I remind you, I've still got your little glamour shot. Tomizawa. That was it, huh? You folks don't understand loose ends. A real man never leaves things hanging. I should have stuck that machete into your heart. Huh. Hawaii might have thanked you. Ever since I came here, I've taken everything by force and never left nothing half done. Real impressive. Sounds like we need to teach you how to tell when it's time to quit. You couldn't teach me shit on your best day. Besides, take a look at all the men I still got. Quello ha detto state lontani dall'acqua. A shark? Don't tell me. The feeding grounds? Look around. More coming. No way. Interesting turn of events, I'd say. Guess you fucks are gonna beat Chum twice over. Barracuda and shark feed both. Ma veramente se ci mettiamo là vicino ci piglia lo squalo. Allora ragazzi, secondo me li potremmo shottare a questi. Però non sapete che facciamo. Still wants to go? Give it a rest, dude. Ah, questo non... Keep an eye on those sharks. If they get a hold, that'll be it. Allora. Oh, vedi, c'è lo squalo. Damn thing jumped aboard. C'è qualcosa con respinta per caso. Come on. Don't get your work. Now then. Attacco un nemico. Il prossimo chi è? Il prossimo è Dwight. Ah, proviamo così. Sweet dreams. Mancato. Però qualcuno l'abbiamo fatto mettere a dormire. No, ragazzi, dobbiamo provare. Let's go. Facciamo colpo transatlantico, va. Open wide. Get lost. Okay, I'm up. For it now. Come on. Allora, questa che c'ha? C'ha qualcosa? Un nemico. Ai nemici. Vai. Back in business, baby! Back in business, baby! Alright. You think I'm stupid? Ci vuole qualche cosa con respinta, tipo questo qua, razzi pazzi. Yo, let's do that thing. Right on. Watch where you're looking. You might get hurt. Let's go.
Bring it on. Oh, Dwight, vedete, non prende, Dwight non prende il turno. Farewell. No mercy. Watch me. No, Ichiban, spostati da là. Take this. Be still, would you? Done with your tricks. Ripreso il turno. That's all you got? Let's get it done! Ah. Oh, come on. Bring it. Dove sta Tomzawa? Guarigione dell'eroe. Brace yourself! Safety first! Let's roll! Hey, thanks. Candela bruciante? Let's go! Non c'ho manco una presa però adesso. Abbiamo respinta, presa. Wasting my time. Questo. Prepare yourself. Sure, I'll take it. Mentre facciamo tempesta elettrica, teoricamente li dovremmo fare male a questi qua. Quello è uno. Però ci hanno circondati, ragazzi. Scossa elettrica. Però no a questo qua perché sta vicino allo squalo. A questo qua. Così muore pure. Armed and ready. It all ends here. Ma sto squalo che vuole fare? Questo c'ha una respinta. Niente respinta e niente prese. Proviamo questo. Su quello. Take this! Oh, ma questo sta proprio dentro lo squalo. Ma secondo me quei due lasciamoli là, concentriamoci su Dwight. Bring your sorry ass. Facciamo prima così. Here I go! Così gli abbassiamo la difesa, che è una statistica, no? Ma dai! Laugh all you can. Your next stop, the dumb bucket. Non gli abbiamo abbassato nessuna statistica però adesso. Lo squalo, ok. Tempesta elettrica. Ma e giochiamo male, ragazzi, perché voglio provare a buttarne uno dentro lo squalo. Questo è morto. Proviamo urto stordente su questo, lo buttiamo da quell'altra parte. Don't move. So numb! You wanna die? Let's No. get it done! Ok.
Prepare yourself. Però può mettere pure paura, Citosa, eh? Allora, ci dobbiamo mettere un debuff a questo. E poi dopo lo abbiamo... Ah. Ok. Attacco alle spalle. Probabilità di critico. You're wide open. Let's go. Un debuff. Elettricità. Ready when you are. Ridurne la difesa. Alla larga. Ok. Abbiamo ridotto la difesa. Well, what do you know? Just a laugh fine. Here. Ragazzi, qua il prossimo... Oh. Full power! Awaken! Warrior, arise! Don't underestimate me. I need a break. Ma Seiko però adesso non c'ha più la possibilità. Dobbiamo curare Ichiban, ragazzi. Se muore Ichiban è finita. Here. Thanks, yo! Il tizio qua però fa troppo poco danno. Perché c'è sempre il problema dell'arma. Ha preso Tomizawa. Ok ragazzi, combo KO. C'ha la difesa bassa, dovrebbe funzionare. Però c'aveva la guardia alzata. E questo non c'ha niente che togliere la guardia. Atomizawa. Hey, thanks. Let's get this over with. Ok. Oh, 1277 ci abbiamo fatto. Tomizawa, mo è il momento, lo dobbiamo dare. Gotcha now. Ichiban. Lo squalo, date un colpo di grazia, quasi. Il ninja se n'è andato per il male. Pure Tomizawa. Combinazione. Ok. Let's get it done! Come on! Guarigione dell'eroe. Open wide! No dying allowed! Touch back! Hey, thanks. Okay, I'm up. Prepare your... Dwight muore sicuro. Oh, damn it, there's no way. Sure, I'll play with you. Questi qua basta che facciamo, credo così, tempesta elettrica. Muoiono tutti quanti. This might sting a little. Pure lo squalo. Oh, questo non è morto. Adesso sì. Attacco combo. E Dwight ha preso le altre mazzate. Oh, però è difficile questo combattimento. L'abbiamo giocato malissimo.
Think I'm getting stronger. Who knew I had it in me? I'll take it. Think I'm getting better at this. Look at me go. Però era veramente bello. Show's over, pal. Now what? Gonna beg Bryce for forgiveness? Buttalo a mare Ichiban. Funny how easily you say his name. That man has no forgiveness in him. Not for me, or for you. I get that Polycana's big in Hawaii and everything. Still, though, you talk about him like he really is some kind of prophet. And you haven't got a clue. To you, Bryce must seem like some kind of small-time con man, leeching off true believers. That sounds about right. Polycana has more power than you could ever imagine. The Sage, he's more monster than he is a man. What? You'll see for yourself before it's all over. Like they say, believe, and you shall be saved. Too late for me. I've let him down too often. Che bastardo. Questo muore con lo squalo. Are beautiful this time of the year. What a jerk. Throws his own people to the sharks. Quiet. Keep watching. Am I? Sharks have a peculiar way of looking at the world, you know. Most just hunt by scent. But if they happen to catch something casting a bright light at sea... È andato Dwight, ragazzi. Flashy jewelry of his sure did shine real pretty at night. He goddamn draped himself with dinner bells. There. The man who would be king ends his sorry life as shark shit. People come swarming to paradise trying to suck it dry. But no matter how tough they are, there's still nothing to an island's natural guardians. How's that for a moral? Well now, those natural guardians gave you a pass this time. Maybe they appreciate the help. C'ho un'idea. So, you gonna hang on to that picture of his? Yeah, not for long. Let the dead rest in peace. You piss stain. We actually made it. This is Japanese soil, right? Yep. Official air base of the Japan Coast Guard. We're really home. Ah, so this is Japan. It's pretty dreary, to be honest. Are you serious? Get past the airport, at least. It's very curious. Yamai procuring this route so conveniently. You got a point. Hey. Date. Wait a second. Hi there, Adachi-san. And you, Ichiban Kasuga. Been a while. I see. This must be Lonnie. Date-san? Hako-chan, the hell are you doing here? Yamai didn't fill you both in? Hey, Yamai. Let's get this over with, Inspector. Yutaki Yamai, I presume. To put a face to the name. I'm with Division 1, Makoto Date. Yeah, that's me. So you're Date-san, huh? Mm-hmm. Couldn't believe my ears when I got your call. Yutaki Yamai, you confessed to the murder of Shuji Tabata? Yep.
I'm the one who offed Tabata. Wait, whoa. Can we slow down? Somebody want to explain what's happening? This isn't exactly information for the public. I suppose you all hardly qualify as that. Yamai was once Tojo clan, serving in the Tabata family. You're aware of that? Yeah. He killed his patriarch and fled the country, right? You already know that much. This'll be quick. Following that, Yamai spent nearly the next 3 decades overseas, until just recently calling to give himself up after all this time. In fact, he asked for me by name. You what? Always heard you were a decent enough guy for a detective. Spare me, would you? Murder or not, 30 years is an eternity. The file was collecting dust. When the call first came in, I almost brushed it off as a prank and hung up. Then, he started describing details on this case most cops aren't even old enough to remember. So I knew. It really must be Yamai after all this time. He gave us one condition for surrender: that the police assist in discreetly bringing a small party into the country alongside him. But we had no reason to agree. America has a long-standing extradition treaty with us. Bringing in Yamai through the proper channels would be simple. Of course, when I told him we refused his condition, he insisted it was non-negotiable. At that point, I considered forgetting the call entirely. But maybe I'm a fool for a last chance on a cold case. I have an acquaintance of the Coast Guard I was able to work something out with. Haven't had to bow my head so much in a long time. Seriously? You really turned yourself in on a murder charge to get us all into Japan safely? Tomizawa-kun, don't give me them fucking eyes. I'm just an old criminal, tired of hiding. Yeah, maybe so, but still, I just can't believe that... Imagine my surprise when he told me who the party was. Well, that pretty much covers it. Yamai, I'm placing you under arrest. Come along. Detective, all these years and you never learned not to trust killers? Huh? Oh! Yamai! Sir, are you okay? Get after Yamai, damn it! Whoa, hold on! Tomi? I can get him to come back. Just give me a little time, please. Excuse me? I know he's a fugitive, but believe me, that man does not run away from responsibility. I should know better than anyone, being his goddamn errand boy. There has to be something going on. Stop it! Yamai can deal with this himself. We're so close to getting home. Indeed. Our priority here is Akane-san and Lonnie's protection, not his. Date-san, let us get him back. He brought us all this way. I'm not going to leave him on his own. Ichiban! Shitan, Jungi, you're right. But after this, if we don't calm the situation down ourselves, they'll start a brand new manhunt. I owe Yamai too much for that. I'm sorry, but I can't abandon him. Ichiban. Screw this! Move aside! Wait. Date-san? Kiryu filled me in on all the details. This girl, Lonnie, he's been risking his life to bring her to safety. Is Yamai really more important to you than coming through for him? They're both important. You can't make me choose just one. I don't need reminding. He entrusted me with Akane-san and Lonnie, no one else. We'll split into 2 groups. Let me handle Yamai. If he isn't brought back soon, my superiors may consider you his accomplices. Understand? Yeah, loud and clear. Those eyes, they're the kind that look for trouble, just the same as his. Adachi-san, I barely know Kasuga.
and the other one even less. You're the person I'm betting on. Am I making a mistake here? Nope. Mako-chan, one thing I can guarantee you, they're a good bet. Dachi-san. You've always been too trusting. You're one to talk. Hey, Kasuga. Sir! Yamai could have run off to a lot of places, but I'd check with Yui Tabata myself. That name? Yamai was in love with her, right? That's right. If Yamai regrets anything he had to leave behind, I imagine that it's her. Thank you so much! You, is there a toilet around here? Stomach's been acting up all morning. The toilet, sir? Ugh, bubbling like a cauldron down there. This'll take an hour or two, I'll bet. But wait, Date-san! Mako-chan just gave us a 2-hour time limit. You better move fast. Adachi-san, thank you for having our back. I gotta come through sometimes too, you know. Jungi, can Akane-san and Lonnie stay with you? May I expect your swift return? But where are we gonna look? If Yamai's after Yui Tabata, then he's headed to Kamurocho as the crow flies. Whatever's left of the Tabata family will be hanging around there. Got it! Let's hurry! Giunghi è appena entrato. Ma è cosa di pazzi, ragazzi, sto gioco. Ok. Siamo a Kamurocho. Perfetto. Quanti ricordi? Non dirlo a me, ma non c'è tempo per rimuginare, dobbiamo trovare Yamai. Dunque, sta cercando una certa Yui Tabata. Se riusciamo a scoprire dove si trova, sapremo dove è il diretto. Ci deve essere qualcuno in città che si ricorda della famiglia Tabata. Dobbiamo solo convincerli a parlare. E dove la troviamo gente così? Adachi, nel caso tu sai dove si trova l'ufficio della famiglia Tabata? Ho una mente d'acciaio per certe cose. Edificio Kamuro numero 3, Pink Street. O almeno stava lì circa 30 anni fa. È la nostra unica pista, ce la faremo bastare. Pink Street sia. Oh, ragazzi, mo però entriamo in un... perché adesso quell'altro se n'è andato. Ah, però adesso c'è ancora questo. Ma qua non ci sta Aloha. C'è Aloha. Però... ma mica possiamo andare per caso a Yokohama. È incredibile. Va bene, era impossibile che potevamo arrivare a Yokohama. Ok. Ragazzi, allora facciamo in un altro modo. C'ho un'altra idea che forse è buona. Se facciamo squadra e facciamo lavori e mettiamo Adachi e vediamo un lavoro, per esempio questo breaker gli aumenta l'agilità a 116 e vediamo le tecniche, però non mi piacciono tanto le tecniche. 88 line breaker, line breaker pure potrebbe essere proiettili di tutto un esplosivo, scaravente ripristinando punti di salute e potenziando la difesa, colpo del quarterback, lancia la palla intorno infliggendo ad un gruppo di nemici. Line breaker, questo lo possiamo fare. L'unica cosa, c'ha pochi punti tecnica, però questo non fa niente e gli aumenta l'agilità a 97 più quell'altro l'orecchino. Dobbiamo vedere se line breaker abbiamo l'arma. Ok, detto tutto ciò, dobbiamo far diventare adesso line breaker. Andiamo a vedere. Che bello sto posto però, Ragazzi, c'era Max Mine che stava giocando a un gioco che si chiama Sleeping Dogs,
Che lo comprai secondo me a 2 euro, qualcosa del genere, ma secondo me è bello. È vecchissimo naturalmente. Che vuole questo? Sono una specie di mangiatore di cereali di erba, in erba. In realtà c'è tutta una strategia dietro. Come tieni la scodella, come lo mandi giù, la quantità di salsa da versare. Ormai penso di sapere come si sentono gli atleti professionisti. Okay. E qua che roba è? Qui forse ci sono... Questa è una stanza fumatori. Ma che è sto posto? Ok, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare esattamente dall'altra parte, però. Peccato che non incontriamo Kiryu per la strada. Lanciarazzi modificato, questo fa 600 danni, adesso non è più tanto buono, credo. Firma sua dente. Stiamo buttando tutte le biciclette per aria. E non c'è... No, non c'è perché ora ha pure lasciato la strada. Ragazzi, ve la ricordate questa piazzetta? Ah, ma non ci possiamo andare a cambiare, vedi? Ah, non ci possiamo andare a cambiare. Aspettate un secondo. Che figata, è proprio bello, ragazzi. Assolutamente, se lo volete provare, incominciate con Yakuza Like a Dragon. Ok, vediamo un secondo il fatto dei lavori. Cambio lavoro. Adaci. Però può fare anche Samurai, però è 59, vede. Chef è 78. Questo è 78. Questo non so, ce l'abbiamo. Doccia energetica. A fondo penetrante. Subisci danni ridotti per qualche turno, con una probabilità di causare furia ai nemici. Più attacchi subirai, più danni infliggerai nel prossimo turno. Now this is macho. Ma non so se abbiamo l'arma, però. Oh, does it come in my size? Vediamo un secondo. Equipaggiamento, Adachi. Non abbiamo l'arma, non lo possiamo fare. Ok, cambio lavoro, Adachi. Samurai però è 59. Aspettate, vediamo le statistiche degli altri. Squadra, statistiche. Allora, 111, 136 e 107. Comunque è il più lento di tutti quanti. Ok. Però 111 cambio lavoro. Adachi. 116 breaker. Perché questo qua non va bene? Perché non c'è attacchi magici. Mulinello. Now this is macho. Chef 78. Osso questo è 50. Oh, does it come in my size? 78. Desperado 78. Ok, c'è Breaker.
Now this is matcha. Hey, not Questo non lo possiamo cambiare. Adachi è una palla al piede. Vabbè. È proprio un problema questo. È troppo lento. Kamuro numero 3. Ci siamo. La famiglia Tabata se n'è andata da molto tempo. Dubito sia rimasto qualcosa all'interno dell'ufficio. E gli altri inquilini? O il vicinato? Forse ci sono altri vecchietti come Adachi che se la ricordano ancora. Se siamo fortunati. Scusate, non ho potuto fare a meno di ascoltarvi poco fa. È solo che è una vita che non sentivo nominare i Tabata da queste parti. Un momento, li conosce? Conosce la famiglia Tabata? Sono passati decenni, ma sì, lavoravo in zona quando ancora la controllavano. Beh, ci è voluto poco. Così sembra. Così, voi 4 li state cercando, eh? Non cerchiamo loro, sono la matriarca, per così dire. Yui Tabata, la conosce? La matriarca Tabata, c'ero. Un altro nome che non sentivo da una vita. Fantastico, beh, ci dia qualche informazione. Era praticamente una celebrità locale. Gira voce che un giovane dal diletto facile abbia ucciso il patriarca per conquistare il suo amore. Yamai. Che razza di idiota. Nessuno avrebbe potuto ingabbiare quel canarino. È questo che ha portato al collasso della famiglia, infatti. È un peccato. Erano una manna per gli affari ai tempi. E dov'è ora la matriarca? Non ho modo di saperlo. Ho sentito solo che il ragazzo che ha sparato al marito è fuggito all'estero. E questo è quanto. Però a volte vedo in giro un ex membro di Tabata. Potreste rivolgervi a lui. Un nome di Tabata. E dov'è? Dovessi indovinare la sala Pacinco a Tenkaichi Street. Dicono vada matto per quella roba. Che aspetto ha? Ha passati 60, ma gira ancora con quel vecchio jersey da gangster. Ha intorno anche un paio di lacchini imbecilli. Impossibile non notarli. Immagino possa bastare. Ok. Una cosa, non mi aggrapperei a certe vecchie storie così a lungo. Solo i diretti interessati conoscono la verità. Può darsi che Yamai non l'ha ucciso. Che tipo bizzarro. Dove dobbiamo andare? Chissà se qua ci sono. Le borsette ci stanno, quindi forse ci potrebbero essere anche le casseforti. Non lo so. Altra borsetta. Facciamo un giro. Questo vuole un panino, forse. C'è qualcosa di terribilmente affascinante nei piatti in edizione limitata. Non posso certo dirmi un mangiatore intraprendente, eppure sono qui che non vedo l'ora di provare il Millennium Tower Burger. Non mi sembra tanto buono. Una volta fecero il Big Mac a 3 strati, mi sembra. Eccolo qua. E questa è la sala Pacinco di cui parlava. Sicuramente questo, c'era il coso viola. Sono di nuovo al verde. Sulla sessantina, jersey da gangster, coglioni a corredo, abbiamo fatto bingo, mi sa. Così pare. Scusa, un secondo? Per caso, hai mai fatto parte della famiglia Tabata? Un vecchio a Pink Street ci ha detto che... Un vecchio? Ho capito di chi parli. Beh, che volete? È una lunga storia, ma ora come ora è fondamentale che troviamo Yui Tabata, la nostra vecchia matriarca. La matriarca? Che storia è questa? Non c'è tempo per spiegare. Se hai idea di dove sia, puoi dircelo. Non trattarmi come un barbone qualsiasi. Cercate informazioni, ma non volete sbottonarvi. Si tratta di Yutaka Yamai, è tornato in Giappone. Yamai. E pensiamo che abbia delle questioni in sospeso con lei.
Stiamo cercando di trovarlo e il modo migliore per farlo è raggiungere Yui-san. Si può sapere chi siete? La nuova cricca di Yamai? Diciamo di sì. Ed è davvero tornato in città? Sì. Già. Mai avrei pensato che Yamai sarebbe tornato nei miei pensieri. Portate qui la macchina, andiamo al Masada Hospital. Yamai è un uomo morto. Cosa? No, aspetta. Non avete idea da quanto aspetti questo momento. Perché vuole andare all'ospedale? Lascia noi Yamai, stiamo cercando di convincerlo a costituirsi. Mi spiace, ma glielo dobbiamo. Ok, perché ci ha aiutato a portare in Giappone Akane e Lani. Non ho idea di chi siano, ma non solo Yamai ha ucciso il mio capo, ha anche mandato a puttane l'intera famiglia. Guardatemi, la mia vita è finita dritta nella merda per colpa di quel coglione. Non merita nemmeno un briciolo di pietà. Per favore, è passata una vita, incolpare Yamai per tutti i tuoi fallimenti degli ultimi 30 anni è patetico. Eppure questo è vero. Anche senza una famiglia puoi comunque rifarti una vita. Ok, basta così. È passato troppo tempo dall'ultima volta che ho menato dei pistelli dalla lingua lunga. Dobbiamo picchiare a questo. Oh, questo è morto. Maneggia un nemico danni magici. Proviamo a fare questo qua. Alta probabilità di colpo critico. Questo non è un colpo critico. Scossa elettrica, questo. Blu. Però può darsi anche che Citose non fa tanto danno perché c'ha il rango lavoro basso per il momento. Pugno alla gola. Ah no, aspetta. Capriole della scimmia a quello che c'è la guardia. Timore. Tu muori. Quasi. Adesso sì. Ok, I'm up. Adesso abbiamo gli yen. Abbiamo messo un colpo, 1 milione e spassa. Okay. Se solo fossi 30 anni più giovane. Te lo chiedo solo una volta. Yui, Tabata e al Masada Hospital. L'ho sentito bene? Sì. Ora fatti furbo e cerca di evitare questa situazione, che questa situazione generi altro rancore e pronto a perseguitarti in eterno. Pensa ai Pachinko, piuttosto. Si va al Masada Hospital allora. Ok, dobbiamo chiamare il taxi. Ce ne sta uno qua. Ce ne sta... Questo è quello più vicino. Ragazzi, quelli sono l'elite, facciamoli. Ancora quello. Ci sono pure quelli dietro. Ah. Looks like I'm up. Dove stanno gli altri? Sono tutti divisi. Però forse se facciamo tempesta elettrica su quello, forse ne prendiamo diversi. Due.
I'm up. Oh, Adachi ha preso il turno. Frantumazione a quello là, così muore sicuro. Questo è livello 33. I can do this. Non è finito KO, ma dai. All right. Il tizio qua, Elvis, è morto. Now then. Graham, while you still can. Fascia motivazionale, chissà che serve. I'm even Yes, I'm a stronger now. fast learner. Ok, andiamo a prendere il taxi. Dove sta il taxi? Questo qua, sapete dove sta questo taxi? Sta sotto. Sicuramente. No, forse l'unico taxi è questo qua che possiamo prendere. Ok. Ma chissà dove... Questo probabilmente questo posto dove dobbiamo andare non è un posto che si trova all'interno di una città, è un posto in cui ci teletrasporta proprio a parte. Credo. Tipo il cimitero. Che cosa strana. Scendiamo un attimo qua sotto, vediamo che c'è. Non si può scendere. Ok. Vedete, Masada Hospital, non è che andiamo tipo a Yokohama e poi a Yokohama ce la facciamo a piedi, andiamo direttamente all'ospedale qua. Yamai. Questa l'ha uccisa lei e ha dato la colpa a lui. It's been a long time, matriarch. Who's there? Yamai. Yo. Took you a while. Yui Tabata. That's her? Yamai, what did you come here for? If you knew I'd be here, you obviously did your research, no? Revenge? On an old lady in the hospital? Even for you, that's some selfish shit. You fell in love with her and killed her husband over it. I'd say you got your revenge a long time ago. You're right. I've got no excuses. Aw, come on. Look me in my face. You gonna let me get away with that? You know something? You're a hard man to please, Tomizawa-kun. Alzheimer's disease. Woman's only 57. That's too old to be called early onset, but still too young. She doesn't even know who I am.
30 years ago, she had everything a woman could want. She'd go on million-yen shopping sprees, order champagne towers every night. We would bleed and kill to make that money, and she tossed it away like paper. And I loved her for it. I shouldn't have, but I just fell further and further. Seems uncharacteristic for you, tolerating all that. Maybe it's the uncharacteristic things about us that make us human. Boss was willing to look past all her faults. Except having another man in the picture. And of all the men she could have, she chose his captain. The boss was always gonna find out. That's when she finally noticed this big dumb lummox. She could tell at a glance I was crazy about her. She got me alone. She whispered to me, "If the boss ever finds out about me and him, I'm dead. You have to kill him for me." Kids are stupid. Growing up is learning that jobs like that have no happy endings. But you did it anyway. I thought it was my only chance. I remember saying, "Anything for you." Who was that 20-year-old boy who used to think like that? The matriarch had a plan for it all. That night, I'd accompany her to the boss's office so she could talk to him. She would tell him about the captain. He would hit her, and I would kill him to save her from his rage. And she'd protect me from the police and the family. A good deal. So we went through with it. The moment she saw he was done breathing, she ripped her clothes and ran. "Yamai killed the boss and came after me," she said. What the hell? She set you up? Picture perfect frame job. Huh. Have to hand it to her. The best Yakuza couldn't have done it better. Had to go on the run after that. I only got to see her one more time. The dirt had just settled on the boss's tomb, but she and that captain were living happy and openly. Huh? You know, I think that was the moment I started getting shivers. My blood's run cold ever since. Made up my mind to flee the country then. I wanted to forget it all. That's really how it happened. Your call whether or not you believe me. If it all went down like you said, why were you just staring at her when we came? If you wanted revenge, we'd have been too late to stop you. I thought that's what I was coming here for. And then I saw her. Is it already time for breakfast? Now, there's nothing romantic left to this. My whole life, she was always far beyond my reach. Hmm? Okay. Story time's over. I can imagine we've got somewhere to be. Afraid that's true. We've been here too long, listening to all this. Turns out I was right about you. Huh? Like it or not, you are the type to carry the load for someone. Oh, do you ever shut up? I can't get over this. Never thought I'd hear you say so much about yourself. Me neither. Maybe after all this time, I had to let it out. Just to you guys. Wow. Right. Let's not Ha keep preso the detective waiting. la sola, hanno fatto la sola, Yamai. Back. Però mo la tizia lo chiama. Could you turn the heat up in here? I'm very cold.
That feels good. Thank you so much. Anything for you. You all right? Yeah. I was too warm anyway. Yeah, you must think he's so slick. Well, I think he's slick. Yeah. Nuovo capitolo, ragazzi. L'ultimo capitolo, se posso sognare. Che aspettano Sawashiro? Bleach Japan. Can't say I'm used to that yet. Same for me. Still, to see the Seiryu clan so openly transition to a non-profit and even be welcomed by the public, well, I've never seen a chairman do that before. Please, I'm just thinking of the future. Nonsense. This was by no means an easy feat, you know. Hear, hear. For years, anti-gang laws had given us a choice of two options. Stay small or go underground. And now we're basically endorsed by the country. Finally, there's another way out. The Yakuza have been aiding this country for decades, ever since all that chaos snaked its way in after the war. This is the evolution of that. Better yet, I'd say it's exactly how things should be. Absolutely. It might even help the world to see the truth, that the Yakuza are still needed. A necessary evil, if you will. Yeah. We'll take our rightful place at the heart of it all. Secure our legacy for years to come. The future of the Yakuza's looking real bright. Hell, it's brighter than ever before. Yes, and for that, I'll need you all to be at your absolute best. I'm counting on you. Now then, let's call it a day. Thank you, everyone. I thought I told you to cut that out. Oh, sorry about that. Anyway, thanks again. Narasaki, a moment if you would. Sir? I wanted to discuss some personnel changes. Forse diventa lui il braccio destro al posto di Sawashiro. No. Honestly, I'm ashamed. Only Yakuza filth would resort to a cheap tactic like this. Still, you want to let your hate run wild, well, a knife in the back's just the thing. Minimal effort, maximum suffering. The future of the Yakuza? It was a pipe dream from the start. When the trash is full, the only thing left to do is take it out. All this time, they've put their trust in me. And they've had no clue. It's almost tragic. Isn't it, Sawashiro-san? I was hoping you'd live long enough to see it. The only future your kind have waiting. Addirittura. The absolute madman!
Now then, it's been about a week since the incident. Could you tell us more about the people who attacked the Seiryu clan offices? Well, firstly, it should be said that this marks a historic shift for the Yakuza world. A few years ago, the Tojo clan and the Omi Alliance, for decades the Yakuza's two biggest players, mutually disbanded. Però questo non è Tatara Channel. Trade, this event was labeled the Great Dissolution. The largest remaining Yakuza group thereafter was the Seiryu clan, who of course was the target of last week's attack. Right, and? And now, the same Seiryu clan, the current frontrunner, has taken up the torch to disband every other group still in Japan. Yes, I see. That certainly does sound historic. But the real question is it possible? You'd be fair to ask. At the very least, it does seem unrealistic. However, as a first step to seeing it through, the clan officially confirmed its disbandment to the police just the other day. So the torchbearers took initiative, set an example to the group still active. Correct. Additionally, the Seiryu clan also aims to reintegrate former members Grazie mille, back into society. Slipknot. They mean to implement an occupation support program in partnership with a Hawaiian volunteer group, it seems. And in order to officiate things with the government, they've since reformed into a non-profit. Naturally, as the country can't just openly cooperate with organized crime. Of course, while it may be a means to an end, it does show how serious the Seiryu clan's taking things. Let's not forget, they did disband. It's also expected that the other Yakuza groups across the country will follow suit, leading this movement to now be called the Second Great Dissolution. Now, some out there won't take too kindly to this, as you might have guessed. And there's a spark, the connection to the incident at the Seiryu headquarters. Ah, so those were the dissenters? They were responsible for the attack? Looking at those involved, yes, it seems highly likely. Speaking of, actually, the man pictured here is the one they call Kiryu. It's suspected he's the central figure of those opposing the Yakuza's disbandment. Really? And just who are we dealing with here? You'll recall I mentioned the Tojo clan earlier, previously one of the largest Yakuza groups in Japan. He's one of its former chairmen. In short, a true blue Yakuza big shot. Rumor is, Kiryu wants anything but disbandment, which can only mean he wants the Yakuza back on top. I see. Well, regarding Kiryu, it's also said he has ties with the so-called hero of Yokohama, that being one Ichiban Kasuga. He too has been in the news of late, after forcing former Yakuza to commit theft under the guise of reacclimating to society. And Kasuga's also a former Tojo clan member on top of that. As it stands, there's a good chance he's acting under Kiryu's command, a cog in his machine. Therefore, we're looking at a unique conflict. In one corner, the Seiryu clan, who seek to tear down tradition and forge a new path. And in the other, Kazuma Kiryu, who aims to revive the old ways for his own interests. A clash between new and old ideologies. So it seems. Thank you for your time. Following the attack, the culprits promptly went into hiding. As citizens remain frightened, it is imperative that these assailants be found as soon as possible. Se posso sognare. Oh, guarda qua, siamo ritornati a Yokohama. Alla base di senza tetto. Got word from the lookout. Doesn't seem like people know you're here. Sorry to trouble you like this, Chief. With all that's happened, this was the best place I could think of. Hey, I'm not one to turn away women and children. That being said, I never thought I'd see you back here again. You even brought friends this time. Our apologies, Chief. We really appreciate it. The world outside says you're a criminal. You've certainly got the face for it. But I'll tell you, I only ever trust what I see for myself. I've seen a lot. You're not the kind of man to shake things up. Still, that mug's terrifying. He heard you the first time. Thank you, sir. When the time comes, I'll be sure to repay you. Well, y'all just kick back for now. I'll check in again soon.
The chief really helped us out. Thanks for doing all this, Kasuga. Nah, I can't exactly say we're in the clear. But we're lucky to have a safe zone, especially with the world watching. Yeah. And plus, we can't stay hidden forever. Ebina's moving quick. Once the waste disposal project on Nelle Island's in motion, countless Seiryu clan members will be exploited. We need to act before Ebina gets the chance. Right. Ebina! It's been some time, Kasuga-san. Missed Japan, did we? Japan? Wait, how'd you know I was here? And I thought you wouldn't be surprised. But no matter. I got reports from Dwight's men just as you were off and on your way. Bryce and I are still business partners, you know. Anyhow, Kiryu-san's there with you too, yes? Kiryu-san? And what if he was? What do you want, Ebina? Kiryu-san. It's fine, Kasuga. With all his resources, Ebina probably knew we'd meet up. Glad you see how it works. And with that, I've got some great news for you. Our Yakuza rehabilitation program was approved. Just yesterday, the government gave us free rein to see it through. Well, isn't that nice? So what? You call us just to get your kicks or something? Of course. The least I can do is share the joy with others. Goody. Actually, there's one other thing. Thought perhaps you'd want to know. Huh? It seems I've caught myself a rat. And I must say, it's a big one. Kasuga-san should appreciate this. Captain. Did you really think I wouldn't notice his betrayal? Of all people? Knowing his intentions, I let him roam free until the proverbial ball started rolling. In fact, Sawashiro-san was quite instrumental in gathering our colleagues. They poured in left and right. What do you plan to do with him? Are you still set on taking revenge against the Yakuza? I doubt you'd make this kind of display otherwise. Who would? Revenge? Who's to say? My reason for this is simple. I could think of no better bait to reel you in. You wouldn't leave him to die, would you? It's not in your character. Don't worry about me. Apologies. Now, if you all would please come to the top floor of the Millennium Tower by 10 p.m. tomorrow. Miss our little appointment, and I dispose of the rat, plain and simple. Till then. Mi sembra che anche in Yakuza Like a Dragon la Millennium Tower era la location dello scontro finale. Baiting us with a hostage. Guess he wants us out in the open. Yeah, we know the truth about his plans. That's the last thing he wants. This guy must be special. What with Ebina holding him like that, right? Sawashiro, I mean. No way you could just ignore that. I mean, we got the talent, don't we? So, let's go save him. No. Ebina's not the only issue here. Not with what's happening overseas. As just announced, the Seiryu clan, now known as non-profit Bleach Japan, rehabilitation program and all, has been officially approved by the Japanese government. It is believed the government and Bleach Japan had been coordinating their plans behind closed doors for some time. A week prior to the announcement, a cruise ship carrying former Seiryu clan members left Japan for Honolulu. The ship arrived in the city just earlier today. On location, Hawaii's governor and Bryce Fairchild of partner organization Polycana welcomed the vice representative of Bleach Japan, Eiji Mitamura, as he stepped ashore. Oh, sneaky bastard. The first wave's already there. The ship is scheduled to depart for Nelle Island tomorrow, where the program will officially get underway. They're bringing the Yakuza to the island tomorrow. Once they touch down, neither the state of Hawaii nor the Japanese government will care what happens next.
They'll have wiped their hands clean, and that'll be that. And from there, they'll work as Bryce's slaves, dumping nuclear waste till the day they die. What a joke. We don't have a lot of time, not for Japan or Hawaii. What's the call? We split up. Might be dangerous, but we can't let either one go. Kasuga, about Ebina. Mind if I handle things out here? You go and stop Bryce in Hawaii. Huh? Any reason? Actually, I'd like a word with him. There's some speculation, of course, but it's about Ebina's origins. His what? We can talk outside. I'll be waiting. Kiryu-san voleva parlarmi del passato di Ebina. Non credo che possiamo fare assolutamente nulla da qui. E non ci sono nemmeno le icone del ninja. Ah. What's up? Sunny, Kiryu-san voleva parlarti, meglio non farlo aspettare. Prima volevo ringraziare te, grazie di esservi preso cura di lui. Ho solo fatto il mio lavoro, da capo del mondo criminale, non potevo fare altrimenti. E poi poterlo aiutare anche solo un po', è un grande onore. Yes. Ad ogni modo, non badarci, vai da Kiryu-san. Mamma. Voi non avete freddo? Stanno vicino al fuoco. Yeah. Ok. No. Va benissimo. Ah. Quando la situazione sarà calmata andremo in città, ti mostrerò le cose migliori di questo paese. Ma dove sta Saeko? Ichiban. Mi hai detto che in passato c'era qualcuno di speciale nella tua vita, giusto? E secondo te chi è? Ti riferisci a quello che ho detto a casa di Akane-san? È Saeko-san, vero? Come fai a saperlo? Insomma, continui a guardarla, è fin troppo ovvio. Davvero? Cavoli, che viscido che sono. E dai, sei sicuro di non volerle parlare? Beh, si vive soltanto una volta, sarebbe un peccato sprecarla. Credo che Dachi-san mi abbia detto la stessa cosa. Grazie, Cichan. Credo che farò un altro tentativo. Sì? Bene, allora. Ma, cosa là? Lo parliamo con tutti quanti. Dobbiamo solo capire cosa fare qui in avanti. Dobbiamo andare fino in fondo. Siamo fatti bene nemici, vero? Gli daremo una lezione. Ma Namba che fine ha fatto? Chissà dove sta quell'altro. Accendi, che freddo che fa in Giappone. Beh, siamo in pieno inverno, pensi di farcela? Sembra che Nani non sa... Oh, questo qua non c'hai più... Non c'è mai stato in Giappone. Vabbè. Seriously? Ragazzi, è arrivato il momento che tutti quanti stavamo aspettando. Saeko, mi vuoi sposare? Thanks. Ecco, volevo soltanto dirti grazie per aver badato a Kiryu-san e tutto il resto. Ma figurati, volevo comunque farlo. Comunque grazie. Kiryu non aveva detto di voler parlare con te? Ma dai, ci ha mandato subito per il mare, ragazzi. Aspetta, chiediamo questo che dice. Rimettiamo le cose a posto. Hey. What's up? Rimettiamo le cose a posto. Riproviamo. Hey. Questo non si fa capace, ragazzi. Riproviamo l'ultima volta. Hey. Niente. Miseria, mannaggia. Oh, c'è pure il ninja. Ah, un peccato che questo giorno alle Hawaii sia stato così breve. Pensa a quello di Namba. Mi dispiace averti fatto tornare così presto, però siamo riusciti a portare quello in Giappone. Ok. Bel risultato. Ok, dobbiamo uccidere tutti quanti. Quello è Zao, possiamo anche non parlarci. Infatti
Azzo. Ichiban, ma tu stai da fuori. Siamo al secondo piano. Ma con Zao non penso che si può parlare, a meno che non ci sia un'altra strada. Però vedete, con quello si può andare a fare il minigioco. E poi pure ci sta un'altra strada. È chiusa. Ok. Namba, eccolo qua. Namba, ok. Ok. A proposito, grazie per aver dato a Kiryu. Ho aspettato molto, ok. Ringrazia, beh, Sannie e Sachan. Kiryu. Kiryu-san. Volevi parlarmi? Ci vorrà un po' per spiegare. Hai tempo ora? Yes. Nessun problema, dimmi. Però parla lui, parla lui. So, Ebina and I are brothers? If what Daigo said is true, then yeah, you'd be happy. Tutta colpa di Arakawa. Assuming you're Arakawa's son, which, of course, still isn't clear. There's no black or white for a Yakuza. Only the boss makes that call. And you're sworn to go along with it. Ebina probably didn't care much for that line of thinking. That's my guess, at least. The Hikawa family patriarch, that being Ebina's grandfather, forced the marriage between his daughter and Arakawa. He never once considered their feelings. And when Arakawa asserted his love for Akane-san, that same man tried to have him killed. Why was Hikawa angry? Because his daughter was shamed? Not even close. It's because he made the call, yet Arakawa made his own. For all the man had, Hikawa just couldn't let that go. And the result? Ebina lost a father, while his mother could only go so far. He was born of the Yakuza, and that would follow him the rest of his life. This isn't anything special either. I've seen similar tragedies happen countless times. I even had the chance to change those old ways once or twice. I was the fourth head of the Tojo clan, but even then, I chose a different path. So that's it. You feel like you gotta step up and take responsibility. Ebina's made his choice, and I can't change it for him. Taking responsibility is already well out of the question. I know that. Regardless, I don't want him to stray past the point of no return. If he goes any further with this, that'll be it. So I'll give all I have to stop him. I have to. It's the only way I could ever make amends. I've been part of this since the beginning, after all. And with that, Kasuga, I'm leaving everything else to you. No matter what era you're in, there's always someone who breaks the rules and strays from the rest of the pack. People just like us, for what it's worth. Those people deserve a place to call home, a chance to keep going. Can I ask you to give that to them? Me? I'll take on the Yakuza's past. But you, I want you to handle their future. Tall order. And just like that, you realize what you're asking me to do here, right? Anyhow, you can count on me, Kiryu-san. You know, I joined Hello Work for all kinds of reasons. But now I see it's really just because I wanted the same future you do. Thank you, Kasuga. That said, I do have one thing I gotta ask of you. Don't go throwing your life away. Ebina's gotta be stopped, and you may be short on time.
Don't treat this like it's the end. Kiryu-san, you gotta live. You live every last second you can. When you go out strong. I won't let you otherwise. Once this is over, I'll need help cleaning up all this dissolution business. I mean, come on. You were a part of it too, right? All right. It's a deal. Just funny, you lecturing me. Well, you live this long, you're bound to hit a surprise or two. And hey, I'll bet there's more to come, right? Right. I'm sure. Yeah, no doubt. All right. Now, I've got a lecture for you. Yo! Back then, just what did you tell Saigo? It must have really been something to set her off like that. So, she's still pissed at me, huh? You proposed to her, didn't you? I did. And she turned me down hard. I even talked it out with Namba and Adachi-san and apologized to her a ton. Oh, she was being all short about it. Hey, come on. Don't be so pathetic. Oh, sure. Well, I'd love some advice. Actually, never mind. You don't seem like a ladies' man. And what's that supposed to mean? Oh, no. I meant, you're a good dude. Well, give me some credit. I've been around a few times. Wait, have you really? Sheesh, I'm sorry. I just didn't expect that. So what, you've actually proposed and stuff? Of course. For real? What all you say? You know, for reference and stuff. When I proposed. Actually, I said I love you. And that was about it. I love you. No! Idiot! Why do I gotta be such a dumbass? Oh! Hey, what's gone into you? Hey, sorry, guys. We got an emergency. E chi è questo? Heck are you? You're from the Daidoji. You've really made a mess of it now, Kazuma Kiryu. Not only did you ignore Hanawa's standby orders, you went and made yourself famous. Last I checked, you're supposed to be dead. This is a serious breach of agreement. But I don't really need to tell you that, do I? That all said, the truth of the matter is, you've done some great work. In addition to securing your target Akane, you also protected the key figure in the case, this Lani girl. You even brought them safely to Japan. You've got an iron will, and you're a superb fighter. Furthermore, Ichiban Kasuga calls you a friend. No one else would have what it takes to pull this off. You make it sound so official, like all that was according to plan. No, far from it. But after everything, you've certainly made things convenient for us. And right now, it's not hard to imagine what you're all thinking.
Stop the Seiryu from getting shipped off to Nelle Island. That right? It's the same on our end. But didn't the Japanese government officiate that? Aren't you with them? You seem to misunderstand. Far as government goes, our allegiance lies with the Citizens Liberal Party. However, 4 years ago, with Ryo Aoki's failures, the CLP quickly lost trust and therefore the race. Which means Che vuole the questo? current government is our political enemy. Sounds like you just want to drag them down. With them out, you guys might just find your way back in. Is that it? Make of it what you will. Now, you'll have to travel in secret, so we've got a private jet waiting. Just give us the word, and we'll get you there in no time flat. You're pretty cooperative, provided our interests align. Call it a politically informed decision. However, that's not the only reason we're helping you out. There's another. Hanawa, you see, was tasked with submitting a daily report. These would usually include a brief summary, but on one rare occasion, he added his own impressions. They were about all of you. These people are not motivated by any self-interest. They'll risk their very lives, whatever the mission. They are to be treated with respect as equals. Do so, and we'll surely achieve our goals. His words. As it turned out, that would be his final report. You know, he rarely ever praised people. You should be thankful. The private jet leaves tomorrow morning. Those headed to Hawaii, be ready to go first thing. So Japan's future's on us. Didn't expect that, but hey, what's one more thing at this point? You scared yet? Not a chance. Tomi, Adachi-san, Jungi, Chi-chan. Will you guys go back to Hawaii with me? Of course. Think that's pretty much a given. Nanba, Sunhee, Saiko, Zhao. It's all come to this. Will you join me at Millennium Tower to see it through? We're with you all the way, Kiryu-san. Right. We settle things tomorrow, then. Make sure you get some rest. I like your spirit, pal. And speaking of spirits, what say we enjoy a few, huh? Hey, wow. You sure about this, Chief? Well, it ain't free. So come home safe, all right? You can pay me back then. Chief, you got it. We'll definitely take you up on that. Don't you worry. I got some soda and candy just for you. Mo? Manca il meglio.
Sachan? Domani tornerò alla Hawaii, ma prima devo parlare con qualcuno. Trouble sleeping? Oh, what? Ichiban? Sorry. Did I scare you? Oh, no, it's fine. But Ichiban, shouldn't you be asleep? Yeah. I don't know if it's nerves or something, but I can't catch a wink. Yeah? So, Sachan. Yeah? What's up? Well, Sachan, if we both make it back safe, well, there's something I need to tell you. Yeah? When the time comes, will you hear me out? Wait, what's this all about? Please. Just a word. That's all I ask. Okay. All right. Then we better both come back in one piece. Yeah. You be careful, Sachan. You too. Well, good night. Good night. Okay. Now I can sleep. Questi ci portano alla fine del gioco, ragazzi. Still awake? Oh, ma veramente, ma con la mamma non ci ho proprio parlato. Yes. It's been so long since I've been home, I guess I'm a little restless. I'm sorry, did I wake you? Are you cold? I'm okay. Thank you, Akane. For staying with me this whole time. You're welcome. So, do you like Polycana? I do. It's a special place for me. Then, I think it's my turn to protect you. I'm going to keep your special place safe. Lonnie. I mean it. I know I can do that. So rest easy. I won't let anything happen to it. Thank you, Lonnie. That means the world. Okay? Let's both get some sleep. Okay. Good night. Thank you. Got somewhere to be? Tatara. I'm not running away. I'll be back by morning. So, please, just give me some time. So that's it. Just like that, it's all gone.
E dove è andata Citose? Kiryu-san. Questi sono i vecchi vestiti di Kiryu. E poi la vecchia acconciatura. Looks like you're about ready. Whoever's going to Hawaii, now's the time. Stay safe. It goes for them and you, Kiryu-san. Same to you. Till we meet again, Kasuga. Ragazzi, siamo tornati alle Hawaii. Kiryu-san. I hope he's okay. We just do what we gotta do. Namba and the others are with him. He'll be fine. Right. The Bleach Japan ship has already left for Nelle Island, and it won't take long. We need to hurry after them. It may be, but we can't just rush in. Let's make sure we're ready. This fight's our responsibility. Kiryu and the others are counting on us to win. Right. Let's make them proud then. Una volta pronti dovremmo andare al porto. Questo sarà l'ultimo periodo di tempo libero disponibile alle Hawaii. Ti consigliamo di fare il pieno di oggetti curativi e di salvare la partita. Se perderai nella storia qui da qui in avanti non potrai più completare le storie secondarie o le gambe di bevute messe in sospeso. Come il punto di non ritorno? Ah, però passa dal giorno a notte e viceversa accedendo al secondo piano del revolver del survive. Alcuni eventi si verificheranno solo in una specifica ora del giorno. Abbiamo preso pure questo qui, perfetto. Abbiamo più costumi. Scusami, quindi adesso possiamo menu di Kiryu. Come facciamo a prepararci? Secondo me quello che dobbiamo fare è salvare, poi andiamo a fare il finale e poi dopo credo che ci riporta qua. È sicuramente così. Però adesso sono usciti anche 1, 2. Da qualche parte ci sarà 3. Forza l'anaconda? È 3, eccolo qua. Sta davanti al distretto 5. Quindi possiamo finire anche le cose di Jonghi. E vediamo un secondo la squadra. Allora. Ma scusami, ma tra le altre cose, come facciamo a finire la roba di Kiryu? Dobbiamo trovare un modo per tornare in Giappone. E poi un'ultima cosa che dobbiamo fare, naturalmente, vediamo l'equipaggiamento come siamo messi. Questo sta a posto, questo non sta a posto, questo non sta a posto. Kiryu va bene. Dobbiamo finire Ramba. Aspetta, questo qua possiamo fare così. Sanni pure la dobbiamo mettere a posto. Saeko pure la dobbiamo mettere a posto. Teoricamente pure Zao, però non fa niente Zao. Quindi dobbiamo fare... Però abbiamo un sacco di soldi. Quanti soldi abbiamo? $567.000. Riusciamo a fare perlomeno 3 armi a livello 7. Quante ce ne servono?
Questo però c'ha guanti di ferro, non so dove l'ha preso. E non so manco se dobbiamo portare questo ad Aci. No. Domani vediamo se riusciamo a fare qua. Anzi, andiamo a vedere adesso. Andiamo un attimo qua. Se riusciamo a prendere l'arma del tizio. Welcome. What Crea. is it now? Crea arma. È sicario. Non ce la facciamo perché dobbiamo portare il... Allora non ce la facciamo, ragazzi. Perché ci serve il tirapugni del sicario. E per poter prendere il tirapugni del sicario dobbiamo portare il rango di questo a livello un sacco. E non ce la facciamo fino a quando non finiamo perlomeno il bingo. Aspetta, andiamo, facciamo così. Vediamo dove arriviamo. Ma non ci arriviamo a livello 50. E poi ci sono anche un sacco di cose, ragazzi, perché adesso è notte. Facciamolo a questo. Facciamo a questi. You'll be seeing. I'll do what I can. Full power. That was a risk. All right. Oh. Prendiamo pure a questo. Non ho mai avuto. Non abbiamo questo, non ce l'abbiamo mai preso. Questo qua. There you go. Token of friendship. How about it? No way! Gotta go with my gut here. Please? Not a million years. Mamma mia. Babbo. È fuggito, non fa niente. At this rate, the sound of those waves will have me out like a light. It's like listening to Questo non l'abbiamo mai visto in 80 ore di gioco. Curtis, che film? Sei arrivato alle I've Hawaii. even found that listening to atmospheric ocean sounds helps me sleep. Oh, so it's not just me. And maybe tonight I'll just... Non ti permettere. Pure quest'altro. If you want back pain, a cold, or you'd like being robbed, then by all means. On second thought, my room is pretty comfy. All right. Ok. E questo è uno. I've gotten to know them well. Forse arriviamo a 30 con questo. No. Non ci arriviamo. Poi un altro stava a distretto 5. Distretto 5, distretto 5 sta qua. E poi ci sono anche... Guarda questo, dove ce l'hanno messo? In mezzo a tutta sta gente. No. Quelli non sono elite, quindi non li affrontiamo. Has a completely different vibe compared to the beaches and malls. No, Jongi, cioè proprio un intuito incredibile. Strange. But I actually feel at peace in this dreary place. Perhaps this is simply instinct for someone who's made the underworld their home. I don't know. I like that smile you had on the beach while we were under the bright sun. I don't think the shadows are the only place where you belong. How in the world did you manage to say that without a shred of embarrassment? Well, maybe you're not wrong. We're really opening up. Ok, doppio bingo. Damn, we're so Triplo. close now. 28, 29. Ma manco 30. Ok. Però ce ne sta un altro che ci fa finire il bingo. Anzi, però prima di far finire il bingo, obiettivi, dobbiamo andare al Soleil di notte. Ce lo dà? Eccolo qua.
L'unico problema è che è un po' troppo tardi. Qua se ci mettiamo a mettere a fare queste cose qua, facciamo così, salviamo. Questo non lo facciamo, non lo salviamo perché tutta quella cosa, quella sequenza era veramente bella. E terminiamo qui la puntata e continuiamo domani. Forse con... non credo che con l'ultima puntata di Like a Dragon Infinite Wealth. Penso che ne faremo... dobbiamo fare tutte le secondarie. Ragazzi, grazie di tutto. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Like a Dragon Infinite Wealth. Ciao!